In questo video parliamo di The Favor, un horror dai toni cupi e morali, e Home Behind Bars, un dramma carcerario costruito su gesti minimi e silenzi. Due storie lontanissime, unite però dalla stessa protagonista, Song Ji-hyo, un volto che qualcuno ricorderà anche per il thriller Intruder. Se vi piace il cinema coreano e vi incuriosisce osservare come la stessa attrice si inserisca in contesti narrativi così differenti, questo video fa per voi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E restate fino alla fine, perché il confronto tra The Favor e On Behind Bars rivela collegamenti interessanti che emergono poco alla volta. The Favor racconta la storia della famiglia di Yeon-bom, interpretato da Kim Yeon-chul, un medico che si trasferisce nei pressi del villaggio isolato di Yeobok-ri. La moglie Soni, interpretata da Song Ji-hyo, e il figlio Jong-un, interpretato da Jin Yoon-chan, hanno subito un incidente. L'evento ha segnato irrimediabilmente le loro vite, costringendo Jong-un su una sedia a rotelle e Soni a una cecità pressoché totale. La madre è molto religiosa e cerca conforto nella fede, mentre il figlio rifiuta ormai qualsiasi speranza di guarigione. Non vuole più fare riabilitazione né giocare a basket e accusa il padre di non essersi mai davvero preso cura di lui, sentendosi inutile e senza motivo di vivere. Strani eventi iniziano ad accadere nella nuova casa. Un corvo entra e si schianta sul tavolo. Yeon-bom investe accidentalmente un anziano, interpretato da Kim So-jin, che sembra essersi buttato apposta sotto la sua auto per una truffa assicurativa. L'uomo, non identificabile neppure dalle impronte digitali rovinate, ha un tumore in fase terminale e Yeon-bom lo porta a casa per operarlo e tenerlo sotto osservazione. Da quel momento la presenza del vecchio si intreccia in modo inquietante con la vita della famiglia. Jong-un si ritrova misteriosamente a camminare dopo essersi ritrovato chiuso in un capanno insieme al vecchio, e intorno alla casa iniziano a radunarsi corvi, mentre una rosa sboccia nel cuore della notte. In paese si dice che Yeobok-ri un tempo fosse considerato un villaggio dei miracoli. La pastora Kim, interpretata da Chung Jae-yoon, viene a sapere della guarigione di Jong-un e insiste perché la famiglia condivida la propria testimonianza di fede con la comunità. Mentre un altro bambino, Min-jae, interpretato da Ho Han-kyul, figlio della devota Chon-so, interpretata da Kim Yo-ra, comincia a zoppicare proprio quando Jong-un riprende a camminare. Yeon-bom nota che Min-jae, Jong-un e l'anziano hanno tutti la stessa cicatrice sulla gamba o dietro il collo, segno di un legame oscuro. Un uomo misterioso, Dong-jin, interpretato da Han Se-ho, anch'egli con la stessa cicatrice, cerca l'anziano. In passato quest'ultimo aveva compiuto un miracolo su sua figlia, So-young, liberandola da una paralisi, ora però tornata. Si insinua così la verità che il miracolo non crei nulla, ma trasferisca la salute da una persona all'altra. Una sorta di maledizione che ruba occhi, gambe e vita a qualcuno per donarli a qualcun altro. Anche Sony, desiderosa di riacquistare la vista, finisce per ottenere il miracolo, ma sempre ai danni di Min-jae, che perde, dopo l'uso delle gambe, anche quello della vista. Yeon-bom comprende che la presenza dell'anziano è la fonte di tutto, ma si accorge anche che allontanandosi da Yeobok-ri, il miracolo svanisce, costringendo la famiglia a tornare indietro. The Favor è un film che usa l'idea del miracolo non come evento consolatorio, ma come meccanismo disturbante, capace di mettere a nudo il lato più egoista e disperato della fede umana. The Favor mette in scena un horror che rinuncia quasi del tutto allo spavento immediato per costruire un disagio morale profondo e persistente. La tensione non nasce da ciò che pure irrompe dall'esterno, ma da ciò che i personaggi sono disposti ad accettare pur di continuare a credere che una salvezza sia possibile. In questo senso l'idea del miracolo diventa il fulcro concettuale del film, non un dono, non una benedizione, ma un trasferimento, un'appropriazione. Qualcuno guadagna soltanto perché qualcun altro perde, e ciò che viene sottratto non è un potere straordinario, ma la condizione minima di normalità senza la quale viene meno anche la motivazione a vivere. Il film suggerisce un parallelismo amaro tra questa dinamica e quella del capitalismo, inteso come impulso profondamente umano ad arricchirsi sottraendo agli altri, non certo ricevendo manna dal cielo. I miracoli in The Favor funzionano allo stesso modo. Non creano, redistribuiscono in modo crudele. Questo rende l'evento miracoloso qualcosa di eticamente intollerabile, ma al tempo stesso irresistibile per chi soffre. È qui che la religione perde il suo ruolo di rifugio consolatorio di speranza e diventa un velo, una copertura utile a non guardare in faccia la verità.
La comunità della Chiesa appare come un luogo in cui i fedeli trovano soprattutto conferma ai propri bias, un teatro di testimonianze che rafforzano la fede senza interrogarsi sul prezzo pagato da altri. Sony incarna perfettamente questa rimozione consapevole. Il suo comportamento, il suo evitare la disperata Chon-So, rivela che sa benissimo quale sia la fonte del miracolo e cosa comporti, ma sceglie di non vedere perché desidera troppo quel beneficio. La fede diventa così complicità silenziosa. Allo stesso modo la scienza, l'altro grande sistema con cui l'essere umano tenta di comprendere e dominare la realtà, si rivela impotente. Yonbom è un medico, un uomo razionale, ma si trova intrappolato nel senso di colpa di non poter guarire il proprio figlio, in un dilemma che non può risolvere con la logica né con le competenze professionali. La situazione richiede un impulso primordiale, istintivo, irrazionale, proteggere la propria famiglia a qualunque costo, anche quando quel costo diventa moralmente insostenibile. La regia di Shin Jun in The Favor adotta uno sguardo estremamente cinico su questa condizione umana. Non esiste liberazione, non esiste gesto redentivo definitivo, perché persino l'estremo sacrificio non spezza la maledizione, ma la perpetua. Il miracolo può continuare a esistere solo se qualcuno ne diventa, suo malgrado, il nuovo tramite. Ogni personaggio è disperatamente attaccato alla propria vita e a quella dei propri cari, e questa pulsione elementare rende comprensibili, pur senza giustificarle, le scelte più terribili. In questo quadro l'anziano assume un valore simbolico potentissimo. È anonimo, privo di nome, di identità, di passato e persino di parola. La sua funzione narrativa, legata anche ai volantini che servono a far entrare in scena Dong Jin, è solo una parte del suo significato. Più profondamente rappresenta il meccanismo stesso del miracolo, una presenza neutra e impersonale che non giudica, non spiega, non consola, ma semplicemente risponde alle esigenze che alimenta, di cui è solo un tramite. I veri demoni sono gli istinti egoisti degli esseri umani. Visivamente il film sostiene questa visione con un'estetica fredda, spazi chiusi, silenzi pesanti e dettagli ricorrenti che assumono un valore sinistro. Il ritmo lento, l'assenza di soluzioni rassicuranti e l'ambiguità costante tra soprannaturale e proiezione psicologica trasformano l'opera in qualcosa che va oltre il genere horror. La regia evita di affidarsi a jumpscare convenzionali e sceglie invece di immergere lo spettatore in un'atmosfera di sospetto e tensione lenta, sospesa tra fede religiosa e ossessione psicologica. Ricorda per certi versi The Wailing di Naon Jin, soprattutto per il concentramento dell'elemento orrorifico esclusivamente nel trucco prostetico del personaggio chiave. Tuttavia The Favor rimane addosso allo spettatore non per ciò che mostra, ma per la domanda che insinua: quanto saremmo disposti a ignorare, pur di poter chiamare miracolo, qualcosa che in realtà è solo la sofferenza di qualcun altro? In Home Behind Bars, Tae-jo, interpretata da Song Ji-ho, è un agente di custodia divorziata che lavora in un carcere femminile. È una donna rigorosa, abituata a far rispettare il regolamento senza lasciarsi coinvolgere troppo dalle detenute. Yerim, interpretata da Yoon Ye-ri, una collega più giovane e sensibile, fatica invece a mantenere questo distacco e soffre nel negare piccoli favori alle recluse. Tra le detenute c'è Mi-young, interpretata da Ok Ji-young, una donna fragile e demoralizzata. Quando sua madre muore, Mi-young chiede il permesso di uscire per il funerale, ma la richiesta viene respinta. La notizia la getta nello sconforto. Non riesce a telefonare a nessuno e piange per non poter dare l'ultimo saluto alla madre. Yerim, colpita dalla situazione, chiede a Tae-jo di andare al funerale al posto suo. Le due colleghe si recano così alla cerimonia, dove incontrano Chun-young, interpretata da Do Yoon-so, la figlia adolescente di Mi-young. La ragazza vive da sola in un piccolo motel gestito da un'amica della madre. Ha cambiato molte case, è abituata a cavarsela da sola e non ha mai fatto visita alla madre in carcere. Tae-jo rimane colpita dalla solitudine e dalla vulnerabilità della ragazza e le lascia il suo numero di telefono perché sente il bisogno di proteggerla. Questo gesto rappresenta una contraddizione per Tae-jo. Da un lato sostiene l'importanza di attenersi al regolamento, dall'altro inizia a farsi coinvolgere personalmente nella vita di Jun-young. Tra le due nasce uno scambio silenzioso ma profondo di messaggi e tensioni. Tae-jo si preoccupa per la sicurezza della ragazza, che vive in un ambiente potenzialmente pericoloso, e Jun-young si accorge che Tae-jo ha difficoltà a dormire e a trovare serenità. Chun-young confessa poi di non aver mai voluto andare a trovare la madre in carcere, pur sentendosi in colpa per questo.
Nel frattempo, in prigione, Tae-jo decide di parlare con Mi-young e inizia a lavorare perché le venga concessa una sistemazione in una casa per gli incontri familiari interna al carcere, uno spazio che permette incontri più umani tra detenute e congiunti. Yerim si adopera presso i superiori per sostenere la richiesta e alla fine l'autorizzazione arriva, nonostante l'assenza di una legge chiara in materia. Mi-young però ha paura, non si sente più capace di fare la madre e teme il confronto con la figlia. Anche Jun-young è combattuta, non sa se vuole davvero rivederla, pur sapendo che la colpa non è sua. Tae-jo diventa il ponte silenzioso tra le due, incoraggiando entrambe ad affrontare le proprie paure. Home Behind Bars è un film che costruisce la propria identità su una scelta precisa e rischiosa: raccontare l'emotività attraverso la sottrazione. Non c'è mai un'esplosione drammatica, non c'è una scena pensata per strappare la commozione. Tutto è trattenuto, contenuto, osservato da una distanza quasi pudica. Questa coerenza stilistica è la sua cifra più forte e la sua qualità più riconoscibile. Il carcere femminile, che potrebbe essere terreno fertile per conflitti morali, tensioni e scontri etici, qui diventa soprattutto uno spazio di routine, di gesti ripetuti, di piccole negazioni quotidiane. Un piumino non concesso, dei sonniferi rifiutati, telefonate a turno, cuciture in silenzio. Il film non è interessato a denunciare il sistema carcerario, né a usarlo come metafora sociale esplicita, piuttosto lo utilizza come luogo di sospensione emotiva, dove le persone imparano a non sentire troppo per poter sopravvivere. In Home Behind Bars, Tae-jo incarna perfettamente questa anestesia interiore. La sua rigidità non è presentata come crudeltà, ma come meccanismo di autodifesa maturato nel tempo. Quando dice di essersi anestetizzata dentro, il film non lo sottolinea con enfasi, lo lascia cadere come una constatazione neutra, quasi amministrativa. È in questa normalizzazione del distacco che si percepisce la lucidità del racconto. L'incontro con Jun-young non è un evento dirompente, ma una frattura sottilissima, quasi impercettibile. Non c'è un momento preciso in cui Tae-jo cambia, piuttosto si accumulano piccole crepe, il numero di telefono lasciato, i messaggi, le preoccupazioni notturne, il desiderio di proteggerla. Il film mostra bene questa contraddizione. Tae-jo predica il rispetto del regolamento e contemporaneamente inizia a violarlo nel modo più umano possibile. La figura di Jun-young è forse la più riuscita sul piano simbolico. Vive in un motel, lava le coperte sporche degli altri, mangia da sola sul tetto, vaga in spazi anonimi dove una voce metallica minaccia multe per l'abbandono dei rifiuti. È un adolescente che vive tra scarti e transitorietà, esattamente come il suo legame con la madre, qualcosa che esiste ma che non sa dove collocare emotivamente. La sua esitazione a visitare Mi-young non è ribellione, ma senso di colpa, confusione, paura di riaprire un dolore che ha imparato a tenere in sospeso. Mi-young, paradossalmente, è il personaggio meno presente ma emotivamente più pesante. La sua impotenza, non poter andare al funerale, non riuscire a parlare con la figlia, temere di non essere più capace di fare la madre, rende evidente uno dei temi centrali del film: la maternità come legame che non si interrompe, ma che può diventare insopportabile da sostenere. La casa per gli incontri familiari, la Home Behind Bars, diventa allora il vero centro simbolico del film. Non è solo uno spazio fisico, ma un luogo di possibilità, un tentativo istituzionale, ancora incerto e mal regolamentato, di rimediare a fratture che la legge non sa davvero come gestire. Il fatto che la sua concessione dipenda più dalla sensibilità dei singoli che da una norma chiara rafforza l'idea che l'umanità passi sempre attraverso il buonsenso di decisioni personali, mai solo attraverso i regolamenti. Proprio questa coerenza stilistica permette a Home Behind Bars di coinvolgere lo spettatore in modo profondo. La lentezza e la rarefazione emotiva non appiattiscono il racconto, ma creano uno spazio di osservazione in cui ogni gesto acquista peso. Le sequenze quotidiane, la lavanderia, le scene tra colleghi, i dialoghi apparentemente marginali, non sono digressioni, ma il tessuto stesso del discorso tematico. Il film chiede attenzione ai dettagli e disponibilità a leggere tra le righe e ricompensa con un coinvolgimento silenzioso, ma persistente. In questo senso, Home Behind Bars è un'opera che riesce a essere profondamente toccante proprio grazie alla sua apparente discrezione. L'interpretazione di Song Ji-hyo è fondamentale per mantenere l'equilibrio del film. La sua recitazione è quasi tutta interna, sguardi, pause, tono di voce controllato. Se Tae-jo fosse stata interpretata con una nota di sentimentalismo in più, l'intera costruzione sarebbe crollata. Invece, la sua fermezza rende credibile il lento scioglimento emotivo del personaggio.
L'ultima immagine del lucchetto coperto da un lavoro a maglia colorato riassume perfettamente il senso del film. Qualcosa di chiuso, rigido, bloccato, che viene rivestito da un gesto paziente e fragile di cura. Non è una liberazione, non è una soluzione definitiva, è un tentativo. Ed è proprio questo che Home Behind Bars mette in scena dall'inizio alla fine. Non la guarigione dei legami, ma il tentativo ostinato e imperfetto di prendersene cura, anche quando non si sa più bene come fare. Siamo partiti da due film lontanissimi per tono e genere, The Favor e Home Behind Bars, eppure passo dopo passo sono emersi collegamenti molto chiari, soprattutto osservando i due personaggi interpretati da Song Ji-hyo. In The Favor, Seon-hee è una madre che sceglie di non vedere il costo umano del miracolo pur di riavere ciò che ha perso. In Home Behind Bars, Tae-jo è un'agente penitenziaria che ha imparato a non sentire troppo per poter continuare a fare il proprio lavoro. In entrambi i casi la rimozione è consapevole, non è ignoranza, ma una scelta di sopravvivenza. Cambia il contesto, la fede da una parte, il regolamento dall'altra, ma il meccanismo è sorprendentemente simile: usare una struttura esterna, religiosa o istituzionale, come scudo per non affrontare fino in fondo il peso emotivo delle proprie azioni. Se questo confronto vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti. Voglio sapere quale dei due film vi ha colpito di più e quale dei due personaggi avete trovato più interessante da osservare. Lasciate un like se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale per altri contenuti sul cinema coreano e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.